Buongiorno e benvenuti in un nuovo video tutorial, questa volta in collaborazione con l'azienda Babycraft, e questo è il progetto che ho realizzato. È un collare, eccola qua. Si può utilizzare anche come un girocolo, ma come collare molto più bello. L'ho provato e mi piace veramente tanto. È realizzato soltanto con dei bicono da 4 mm e delle rocaille da Miyuki 11.0. È facile da realizzare e poi lo vedrete durante il tutorial. E l'ho nominato pizzo perché assomiglia a un pizzo. E due parole su Babycraft. Solamente che c'è un codice sconto e lo scrivo nell'info box, ENSA 10, usufruite di 10% di sconto sul carrello, e che al di sopra di 25 dollari. La spedizione è gratuita. Allora, eccolo qua. Ci vuole una goccia. Io ho scelto questa forma, è diciamo una forma antica, anche perché ha sembra fatta di perla, ecco. Per quest'altro progetto invece di questo colore è un colore panna. E adesso vi faccio vedere cosa ho scelto per questo progetto, che colorazioni. Allora, ho scoperto da poco questa colorazione e allora vi leggo, e sono le rocaille galvanized. Vediamo se riesco, perché si è rotto proprio lì. Dark steel, questo è un colore veramente bello, mi piace tantissimo e l'ho scelto insieme a questa colorazione di picono. Questi li trovate da Babycraft, sono picono da 4 mm, imitazione cristallo austriaco, però sono bellissimi. Questo invece che vi faccio vedere qua è un semplice bicono in vetro, sono quelli cosiddetti cinesi, che sono anche non di tanto, però non sono proprio regolari come misura, e lo stesso è venuto benissimo, mi piace il risultato. Allora, eccoli qua, sono molto sbrilluccicosi, un colore viola, e poi ci vogliono delle 11.0, sbrilluccicano veramente tanto e vedremo assieme come verrà il risultato. Me lo immagino velo. Allora, come filo un Fireline 015, non so quanti bicono ci vogliono, poi magari li conterrò e ve lo farò sapere nel info box. Vediamo, 1 2 3 4, beh, a occhio forse così in grandi linee 500, poi li conterò. Queste bustine che trovate da Babycraft hanno 200 pezzi, vedete, pezzi, sicché credo 3 siano abbastanza per esserne sicuri. Allora iniziamo a realizzare
il collare pizzo. Allora iniziamo con inserire sul lago 4 piccono alternati da 4 11 0. Il progetto è un po' lungo perché ha 6 giri, 1 2 3 4 5 6, no 7 giri da fare, però molto semplice. Allora 4 piconi alternati dalle 11 0, dopodiché bisogna chiudere a cerchio, eccoli qua. Facciamo un altro nodino, dopodiché usciamo da una qualsiasi 11 0. Adesso usciti da una qualsiasi rocaille ne prendiamo altre 7. 7, entriamo nella stessa rocaille, girate, entriamo nella prima rocaille, saltiamo la seconda, entriamo nella terza, saltiamo la prossima, entriamo in quella subito dopo, e saltiamo la prossima, entriamo in quella subito dopo. Rientriamo in quella da cui siamo partiti. Era così. Adesso da qui entriamo nel bicono nella rocaille subito dopo, ed entriamo ancora nelle altre, e qui si fa la stessa cosa di prima. 7 rocaille, entriamo nella prima, la stessa cosa, saltiamo, entriamo in quell'altra, saltiamo, entriamo in quell'altra, saltiamo, entriamo in quell'altra, entriamo in quella di partenza, e adesso andiamo avanti finché usciamo da questa. Adesso prendiamo bicono, rocaille, bicono, rocaille, bicono, rocaille, bicono, finché abbiamo 4 bicono. Entriamo nella stessa rocaille, girate, entriamo nelle altre finché arriviamo dalla seconda rocaille
e qui prendiamo le solite 7. Dopodiché il lavoro si ripete finché abbiamo un totale di 12 gruppi dei bicono, 12 gruppi di bicono. Ed è questa una misura per un collo normale, diciamo. Se per caso avete un collo un po' più grosso, allora magari mettete in più, perché comunque la lavorazione non cambia. Ecco qua. Si va avanti finché si esce dalla rocaille e si prende un altro gruppo di bicono. E si continua. 12 gruppi, ci vediamo dopo. Allora, ecco finito. 12 pezzi. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il gruppo delle rocaille alla fine. E adesso quando vedete usciti da questa rocaille, entriamo anche nel bicono e nella prima rocaille. Giriamo il lavoro e lo mettiamo in questo verso. Questo sarà il secondo giro. Prendiamo bicono, rocaille, bicono, rocaille, bicono, rocaille, bicono, finché abbiamo un numero di 4 ed entriamo nella stessa rocaille in questo modo. Da qui andiamo avanti, entriamo nel bicono e nella rocaille. Prendiamo 8 rocaille, due, 4, 6, 8 e ci colleghiamo con questa rocaille. Altre 2 rocaille, ci colleghiamo con questa rocaille. E tirate bene. Ops. Entriamo nelle prime 2, saltiamo la terza ed entriamo nelle prossime 2. Saltiamo la prossima, entriamo nelle prossime 2.
saltiamo la prossima, entriamo nelle prossime 2, saltiamo la prossima, entriamo nelle prossime, e adesso entriamo in tutte quante finché usciamo da questa. Prendiamo un bicono, ci colleghiamo con questa rocaille, prendiamo bicono, rocaille, bicono, rocaille, bicono, ci colleghiamo con questa rocaille, entriamo anche nel bicono e nella rocaille subito dopo. Entriamo nel bicono e nella rocaille e si continua finché si arriva alla fine del giro. Ripetiamo allora 8, ci colleghiamo con questa rocaille, 2, entriamo in questa rocaille, entriamo nelle prime 2, saltiamo, entriamo nelle prossime 2, tirate così nel modo che faccia gli angoli in queste 2, saltiamo, bicono, bicono, rocaille, bicono per 3 volte. E si continua finché si finisce il giro. Ci vediamo al prossimo. Ed ecco finito anche questo secondo giro. Mi piace come si presenta. Allora, una volta inserito il gruppo qua, andiamo avanti finché usciamo dalla seconda rocaille, questa qui. Giriamo come sempre e prendiamo 4 bicono alternati delle rocaille,
entriamo nella stessa rocaille, andiamo avanti finché usciamo dalla prima. La lavorazione è la stessa, cambia solamente il numero delle rocaille. Adesso qui dobbiamo prendere 11 rocaille. Allora prendiamo 11, eccole qua, 2, 4, 6, 8, 11. Ci colleghiamo con questa rocaille, adesso prendiamo 3 rocaille, ci colleghiamo con questa di partenza, tirate bene, entriamo nelle prossime 3, saltiamo la prossima, entriamo nelle prossime 3, saltiamo la prossima, entriamo nelle prossime 3, saltiamo, entriamo nelle prossime 3, saltiamo, entriamo nelle prossime, entriamo in tutte quante finché usciamo, tirate bene, entriamo nelle prossime finché usciamo da questa. Adesso prendiamo un bicono, ci colleghiamo con questa rocaille, prendiamo altri 3 bicono, ci colleghiamo con questa rocaille, entriamo e usciamo da questa. Entriamo nel bicono, nella rocaille, e da qui si continua con, si prendono 11 rocaille, si fa questo lavoro finché si arriva alla fine e ci vediamo dopo. Allora ecco finito anche questo giro. Allora eccoci qua, sono uscita dalla rocaille e qui dobbiamo inserire le solite i 4 bicono alternate delle 11, eccoli qua, 4, entriamo nella stessa rocaille, dopodiché entriamo nel bicono nella rocaille, adesso dobbiamo prendere 14 rocaille, eccole qua, sono 14, 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14. Ci colleghiamo con questa. Adesso prendiamo 4, ci colleghiamo con la rocaille di partenza, entriamo nelle prossime 4, la prossima si salta, entriamo nelle prossime 4, saltiamo la prossima, entriamo nelle altre 4, saltiamo la prossima, entriamo nelle 4, tirate sempre bene e ancora una volta si salta ed entriamo nelle prossime. Andiamo avanti finché usciamo da questa rocaille solita, un bicono, e adesso altri 3 e si continua con la stessa lavorazione, stesso numero di perline finché si arriva alla fine. 3 ci colleghiamo con questa, allora ecco finito anche questo giro. Adesso facciamo l'altro e per continuare bisogna uscire da questa rocaille. Adesso in questo giro sarà molto semplice, dobbiamo prendere bicono, rocaille, bicono, e ci colleghiamo con questa rocaille che è di punta, la stessa cosa, bicono, rocaille, bicono, ci colleghiamo con questa rocaille e così via finché si arriva alla fine. Come vedete un giro molto semplice. E qua. Ci vediamo dopo. Ed ecco che siamo arrivati alla fine, come vedete, inserito l'ultimo gruppo. Adesso si fa in questo modo. Prendiamo 6 rocaille, e ci colleghiamo con la prima rocaille che troviamo. Adesso prendiamo 8 rocaille, ci colleghiamo con questa rocaille e la seconda, non prima, la seconda, in questo modo,
torniamo indietro, entriamo nella prima rocaille, adesso prendiamo altre 8 rocaille, ci colleghiamo sempre con la seconda rocaille che troviamo, questa è la prima, rientriamo, torniamo indietro, entriamo nella prima, altre 8, torniamo indietro di una e si continua così finché si arriva all'altro capo. Allora, finito anche questo giro, ho inserito la goccia a metà, come vedete. Ci ho ripensato per quel che riguarda la goccia, perché volevo questa, però mi piaceva di più questa alla fine. Adesso c'è un ultimo giro, questo sopra, e allora qui dobbiamo inserire le 6 rocaille, quelle che abbiamo anche all'inizio del giro, e andiamo avanti finché arriviamo lì dall'altra. Ecco, usciamo da questa 11, prendiamo 5 rocaille, ci colleghiamo con la prima rocaille in questo modo, altre 5, ci colleghiamo con la prossima rocaille, e adesso anche qui torniamo indietro di una, altre 5, ci colleghiamo con la prossima, torniamo indietro, come vedete qui è lo stesso procedimento come qua sotto, soltanto che cambia il numero ma anche il nel senso, ecco, c'è un lapsus, vabbè, 5, con questa subito torniamo di una, 5 e così via fino alla fine, e con questo il collare sarà finito. Poi bisogna inserire una catenella
oppure può andare bene anche con una fascia tipo un cordoncino o in alcantara, oppure una fascia di seta, oppure un'organza, ecco, come questa. Vi agganciate qui quello che preferite, basta prendere la misura e ci vediamo dopo. Ed eccolo finito il collare, mi piace tantissimo. Ho inserito la catenina, ci ho preso la misura del collo e qui con il moschettone, eccolo qua. Allora, come vedete la differenza tra i bicono, questi che sono molto ma molto simili al Swarovski oppure alla Preziosa, questi quelli non regolari, diciamo così, questo risulta leggermente più grande, ma di poco, neanche così tanto, proprio di poco. Comunque sono belli entrambi e mi piacciono veramente tanto. Allora, questo è il collare pizzo, spero tanto piaccia anche a voi. Questo è tutto, grazie a tutti, ci vediamo presto, ciao.